Ehi là, in questo video parliamo del miglior browser web open source e ne ho selezionati 5 e andremo a vedere quale sarà il migliore. E le caratteristiche che andrò a testare sono performance, quindi velocità, aderenza agli standard e ovviamente anche sicurezza e privacy. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologia che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, te consapevole per quanto riguarda la tecnologia, te consapevole cripto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di guardare gli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora prima di parlare di browser parliamo un pochino di contesto. Ultimamente tutti i browser open source in un modo o nell'altro stanno rientrando all'interno di qualche polemica. Per esempio browser tipo Brave hanno incluso una VPN agli utenti senza consenso, quindi appunto alcuni non gli piace Brave per la ragione delle cripto e anche per appunto queste mosse un po' strane. Tuttavia la stessa cosa si può dire di Firefox, che ultimamente sta includendo delle cose che non hanno più molto a che fare con il browser, quindi ci parla di metaverso e non si capisce perché un browser dovrebbe spingere dei servizi in particolari come il metaverso oppure dei prodotti che vengono diciamo sponsorizzati all'interno della pagina iniziale, qua chiusa parentesi. Tuttavia il trend è abbastanza chiaro, nel senso che anche i browser open source devono trovare qualche modo adeguato per campare. C'è chi va sulla monetizzazione di qualche servizio extra, c'è chi cerca di includere altre cose, di fatto quello è il trend. L'importante è che queste cose non diventino obbligatorie e non cambiabili. Anche l'altro browser che spesso viene utilizzato come base per gli altri browser, ovvero Chromium, ha incluso questa specifica che si chiama Web Environment Integrity e significa che alcuni siti internet potrebbero richiedere una sorta di DRM nel browser per funzionare e quindi anche se sono browser open source, se non sono firmati digitalmente potrebbe essere che alcuni contenuti non saranno più visibili in futuro. Questa è ancora una roba che non si è diffusa, di fatto se questa cosa dovesse prendere piede, alcuni browser open source non saranno più in grado di vedere certi contenuti, un po' già come adesso accade con il DRM nei video. Questa tendenza ovviamente fa parte dell'ultimo trend web che stiamo assistendo, ovvero in questa fase di stagnazione della crescita del web, anche i social stanno cercando di monetizzare il più possibile la base di utenti e anche qua viene scritto che Facebook, Instagram e anche Twitter stanno promuovendo dei piani che non hanno più la pubblicità come diciamo sistema di monetizzazione ma saranno di fatto degli abbonamenti, quindi anche nell'ambito web a livello di servizi che ovviamente non sono browser stanno cercando dei modi alternativi alla pubblicità, che è il modo con il quale la gran parte dei servizi gratuiti si sono finanziati finora. Questa cosa è da tenere sotto controllo, ovviamente ci sono anche qua pro e contro delle varie situazioni. Di fatto, se tutti i social diventassero a pagamento, avrebbe senso esplorare anche altre opzioni, perché di fatto diventa una sorta di KYC per utilizzare i social network. Le alternative, ne ho parlato in altri video, una potrebbe essere Nostr, che è appunto un social network decentralizzato che utilizza alcuni elementi di Bitcoin ma non è una blockchain, quindi utilizza chiave pubblica e chiave privata. L'altra opzione potrebbe essere quella di tornare a una sorta di web delle origini, quindi ognuno che pubblica contenuti sul web potrebbe decidere di esporre un feed RSS e ne parlo in questo video. Quindi di fatto non ci sarebbe più la piattaforma come centro del mondo, ma uno potrebbe utilizzare la piattaforma che preferisce e le altre persone potrebbero abbonarsi agli aggiornamenti delle altre persone sulla piattaforma che appunto gli altri decidono di utilizzare. Quindi ci sarebbe questo disaccoppiamento che invece adesso un creatore di contenuti è sempre molto legato a una certa piattaforma. Vedremo cosa succederà.
L'altra cosa che vi dico è che appunto io questi browser li ho testati su Linux con Wayland, tuttavia lo stesso browser potrebbe avere performance diverse a seconda del sistema operativo e tutti i browser che parlerò in questo video funzionano anche su Windows e anche su FreeBSD, tranne appunto GNOME Web, chiamato anche Epiphany, che invece funziona solo su Linux e FreeBSD. Quindi iniziamo a vedere un po' le versioni del browser, visto che comunque è un fattore importante. Questo è GNOME Web e la versione che ho testato è la 45, quindi questo è il browser ufficiale che c'è su GNOME, anche se normalmente le distribuzioni Linux non lo attivano. Il secondo browser che ho testato è Chromium. Questo è Chromium proveniente dai repository di Arch Linux, quindi in particolare è la versione 119. Altri browser che si basano su Chromium hanno delle versioni diverse perché appunto non sempre i browser derivanti da Chromium aggiornano il motore di rendering velocemente. Questo è una new entry, questo browser ultimamente si è sentito abbastanza parlare, si chiama di Thorium, quindi è un fork di Chromium che però ha delle ottimizzazioni interessanti e in questo caso però è basato su Chromium 117, quindi non è l'ultima versione 119 e giusto per chiarire anche la versione che ho testato in questo browser, di questo browser sono due versioni in particolare. Una è appunto quella basata su 119 che avete visto e l'altra è quella basata invece su Chromium 115. Perché ho fatto questo test? Una delle caratteristiche di questo browser che ha ottimizzazione a livello di compilatore e di privacy e sicurezza non sono aggiornate, ovvero c'è una versione molto interessante che è basata su AVX2. Allora, questa qua, questa versione compilata di Thorium, che è disponibile anche su Linux, è basata su ABX2, quindi alcune estensioni degli ultimi processori. Tuttavia, diciamo, non è aggiornata alla 117, quindi alcuni test li ho fatti anche con questa versione qui, perché comunque porta effettivamente a dei benefici a livello di performance. Quello che viene scritto sul sito ufficiale è che ci sono guadagni in performance anche del 38%, vedremo anche se è vero. Qui però appunto comparava Chromium 106 con la versione di Thorium, sempre basata su 106. Però uno dei problemi di questi fork di Firefox o di Chromium e che purtroppo non tutti sono aggiornati, quindi se da una parte abbiamo delle patch di sicurezza però utilizziamo una base di Chromium che non è tanto aggiornata, c'è il rischio che appunto non abbiamo l'ultima versione del motore di rendering aggiornata. Comunque ho testato anche questo Thorium e poi browser più classici come Firefox. Questo è quello che viene fornito con Arch Linux, queste sono i link sponsorizzati di Firefox. Questa è la versione 119, quindi fornita da Arch Linux che c'è attualmente, e ultimo browser che ho testato, quindi il quinto, quello che sto usando adesso, questo è Brave 1.58 basato su Chromium 117. Quindi come vedete molti browser sono basati su Chromium ma hanno versioni diverse. E adesso andiamo a vedere un pochino i test. Allora, iniziamo con la velocità. Il test più utilizzato per la velocità ultimamente è Speedometer, che appunto testa alcune librerie JavaScript e anche di rendering all'interno del browser e andiamo a vedere un po' le prestazioni che abbiamo ottenuto. Ok, quindi iniziamo con Speedometer. Questo è il primo risultato. Questo è Speedometer su Brave e otteniamo come punteggio 60.5.
e questo è il grafico, diciamo, del consumo delle risorse che mi ha dato durante il test. Altro browser, questo è Chromium, quindi nonostante questo Chromium sia basato su una versione successiva del motore di rendering, ci dà un punteggio leggermente più basso rispetto a quello di Brave. 57.8. Questo è il browser di GNOME, quindi questo è GNOME Web, chiamato anche Epiphany, quindi Epiphany è il nome del pacchetto e curiosamente ci viene dato un punteggio più alto. Non fatevi ingannare da queste cose perché purtroppo questi punteggi non sempre corrispondono a una velocità effettiva e poi capirete anche perché. Quindi in questo caso qui abbiamo avuto 84 e stesso test con Firefox. Qui abbiamo avuto 101, che è la prestazione più alta in questo tipo di test che riguarda la velocità. Altro browser, questo è Thorium e abbiamo praticamente lo stesso punteggio di Firefox, però questo qui appunto è basato su Chromium, quindi abbiamo 99.7, quindi anche qua abbiamo un 100 come valore. Questi sono i valori più alti che sono riuscito a ottenere con Speedometer alle medesime condizioni. Adesso parliamo di un altro test di velocità che secondo me è anche più rilevante, soprattutto nei computer moderni, che è quello delle prestazioni multicore, nel senso che i processori moderni ci danno la possibilità appunto di sfruttare più linee per renderizzare i nostri contenuti. E questa cosa purtroppo non emerge da questo speedometer. Per farla emergere ho utilizzato un altro test che si chiama, eccolo qua, questo si chiama Silverbench. Questo Silverbench praticamente ci dà la possibilità di vedere se effettivamente il browser sta utilizzando tutti i core e come vedete non è così per tutti i browser. Allora, questo test è stato fatto su Thorium, diciamo non ho un valore numerico, però potete vedere qui il livello di consumo del processore. Come vedete tutti i core qui sono utilizzati al massimo e dopo 30 secondi questa è l'immagine renderizzata. Questo è quindi quello di prima era Thorium, questo è Firefox. Come vedete in Firefox questo test è più lento e ci utilizza tutti i core, tuttavia siamo al 60%, quindi anche qua come vedete l'immagine renderizzata è minore e quindi non utilizza al massimo le prestazioni che il nostro processore potrebbe offrirci. Questo invece è GNOME Web, quindi Epiphany. Questo tipo di test multicore non è stato neanche in grado di farlo e appunto diciamo non si nota perché appunto il test è fallito, non è partito. Stesso test con Brave. In questo caso, come tutti i browser basati su Chromium, questo test multicore è riuscito a farlo, quindi anche qua nessun problema. E quindi questa cosa per dirvi che appunto per quanto riguarda il multicore, tutti i browser basati su Chromium effettivamente sfruttano bene il processore, gli altri browser basati su WebKit o Firefox, perlomeno nel mio sistema questa opzione non è sfruttata al massimo. E questa è appunto le caratteristiche che riguardano la velocità. C'è ancora un altro test che potrebbe rientrare nella velocità, che sarebbe l'utilizzo appunto della scheda video. Non ci sono molte occasioni di utilizzare la scheda video all'interno del web, però diciamo magari per i video o per qualche gioco in WebGL si sfrutta. E vediamo anche qua come si è comportata. Quindi questo si chiama Aquarium, che è un benchmark WebGL, e ho messo come quantità di pesci 15.000 e questo qui è Brave, quindi sono sui 44 fps.
Questo è lo stesso test fatto su Chromium, anche qua, anche se la versione di Chromium è diversa, su Chromium ufficiale otteniamo sempre più o meno le stesse performance, quindi sui 43 fps. Andiamo a vedere anche come si comporta Epiphany. Questo invece è basato su WebKit, lo stesso motore di rendering di Safari, però adattato a Linux. Anche qua abbiamo 30 fps, quindi alle medesime condizioni abbiamo comunque 10 fps in meno rispetto a Chromium. E stesso test su Firefox, anche qua abbiamo 30 fps, sempre con 15.000 pesci. Altro browser, questo è Thorium, anche lui basato su Chromium, 15.000 pesci, 42 fps. Quindi anche qua possiamo dire che i browser basati su Chromium riescono a sfruttare meglio la scheda video rispetto ai browser basati su WebKit o Firefox. Ok, quindi chiudiamo qua il discorso prestazioni. Mi pare di aver fatto dei test abbastanza obiettivi. Il processore che uso è una AMD Ryzen. Se volete ricreare gli stessi benchmark, fatemi sapere nei commenti se voi ottenete comportamenti diversi con altre tipologie di processori. Adesso parliamo invece del discorso sicurezza e privacy. Allora, per il discorso sicurezza e privacy, anche qua ci sono tante cose da dire. Non sempre quello che andiamo a testare è rilevante. Uno dei benchmark che spesso viene citato è questo Browser Audit, che analizza appunto alcune caratteristiche più che altro sulla gestione dei cookie e appunto sulla gestione delle richieste HTTP. E su questa cosa vi faccio vedere l'immagine, diciamo, complessiva di come si sono comportati i diversi browser, ed è praticamente questo. Questa immagine praticamente riassume come si sono comportati i diversi browser. Quindi iniziamo con Epiphany. Abbiamo avuto un punteggio di 400 test passati e 31 in warning. Questi altri sono critici e saltati. Appunto, i risultati sono tutti, diciamo, abbastanza simili tra tutti i browser, siamo sui 400. Se proprio dobbiamo prendere il migliore, in questo caso metterei appunto Firefox, nonostante che 3 test siano stati saltati, però appunto il punteggio di test passati è 405, è quello più alto. E se dovessimo mettere questi test saltati all'interno di warning, verrebbe appunto 26 e comunque sarebbe comunque il punteggio più basso. Quindi secondo questo test Firefox è quello che implementa meglio il comparto sicurezza. Tuttavia all'interno di questo discorso ci sono anche altri test che appunto sono un pochino diversi. L'altro test che spesso viene citato si chiama privacy, ok, quindi privacy test. Questo, diciamo, dà meno un punteggio, ma dà più una serie di caratteristiche che vengono implementate o meno da diversi browser. E come vedete qua ci sono diversi fork di Chromium, di Firefox e anche browser come Vivaldi, che però appunto non ho tenuto in considerazione in quanto è un browser proprietario. In questo test appunto vengono analizzati i browser sia in modalità, diciamo, desktop normale sia in modalità privata. Alcune caratteristiche obiettivamente hanno senso in modalità privata e non tutte sono importanti allo stesso modo. Tuttavia, se guardate le spunte verdi, i browser che hanno più spunte verdi sono appunto Brave, LibreWolf e Mullvad, che sono appunto fork di Firefox. Sono caratteristiche che appunto non sono tutte quante importanti allo stesso modo, quindi fate attenzione a questo dettaglio. La cosa carina di Brave è che comunque alcune caratteristiche sono comunque attive di default e può essere utilizzato sia come browser con la privacy che come browser, diciamo, generalista. Alcune caratteristiche che vengono associate alla privacy di fatto potrebbero però causare dei problemi di compatibilità.
e quindi appunto bisogna anche tenere conto di questa caratteristica, per esempio il fatto di non dare informazioni sulla dimensione della finestra o altre cose, appunto potrebbe essere che alcuni siti responsive magari non vengono caricati in modo corretto, quindi appunto non tutte queste opzioni che sono presenti in questa lista sono effettivamente diciamo utili oppure sensate. Ci sono alcuni browser che appunto non puliscono i link da alcune variabili di tracking, però appunto questa cosa diciamo è importante ma fino a un certo punto, nel senso che comunque è un comportamento attivo del browser che va a cambiare le URL, quindi anche qua dipende dalle scuole di pensiero se sia una cosa positiva o negativa. Di fatto in Brave è supportato, in Firefox non è supportato, però è supportato in questi due fork di Firefox, quindi LibreWolf e Mullvad, e questa è appunto la situazione attuale. Quindi nel discorso privacy e sicurezza, sicuramente Brave e Firefox per motivi diversi sono quelli che hanno le impostazioni di default, diciamo, un po' più privacy oriented, tuttavia è una questione anche di gusti. Per esempio ci sono alcuni siti che per forza di cose non funzionano in HTTPS per dire, e quindi non sempre si può fare il redirect su HTTPS. Quindi le casistiche sono tante, non fermatevi appunto solo a queste spunte per valutare la privacy di un browser. E ultima questione, quindi quella dell'aderenza agli standard. Questo è html5test.com e questa è la modalità alfa, quindi questa è la modalità alfa, perché purtroppo il sito ufficiale html5test.com pulito non mi caricava. E questi sono i risultati che ho ottenuto su Brave. Tuttavia ho fatto lo stesso test anche su altri browser e il risultato è stato questo. Ok, questo è il risultato dell'aderenza agli standard. Anche qua è una cosa importante, ma non ha senso prenderla da sola. Molti siti web implementano gli standard quando c'è una quantità sufficiente di browser che la supporta. Tuttavia, anche in questo test, i browser che hanno ottenuto un punteggio migliore sono Chromium e Thorium, quindi quelli che si basano sull'ultima versione di Chromium. Quindi abbiamo 560 per Thorium basato su Chrome 117, 560 basato su Chromium con appunto versione 119, poi abbiamo questo è Brave, che però è basato su Chromium 117, 555, poi abbiamo Firefox 119, 532 punti, e infine abbiamo Epiphany WebKit, che non ci dice la versione, però abbiamo 515 punti. A livello di usabilità vi posso dire che tutti i browser sono praticamente compatibili col 95% dei siti internet disponibili. Quello che fa un po' più fatica è secondo me Epiphany, quindi Gnome Web, che appunto è quello che magari su qualche sito internet particolare non riesce a caricare, come abbiamo visto, per esempio l'esempio quello multicore. Però appunto tutti gli altri browser sono comunque ultra compatibili, quindi questo punteggio anche qua è importante, ma non è secondo me fondamentale. Ok, allora, conclusione, quale browser internet ha senso utilizzare? Allora, secondo me, se andiamo a vedere le caratteristiche pure, la risposta è Thorium. Thorium effettivamente è quello che ci dà il punteggio migliore in speedometer e anche, diciamo, negli altri test che abbiamo fatto. Tuttavia il problema di questo browser è che non è ancora integrato bene nelle distribuzioni Linux
la versione compilata con l'ottimizzazione AVX2 è ferma appunto a Chromium 115. Quindi utilizzare un browser comunque basato su librerie vecchie non è proprio il massimo dal punto di vista della sicurezza, però dal punto di vista delle performance e della compatibilità sicuramente ha senso. Se andiamo a vedere i default, probabilmente Brave e Firefox sono quelli che senza tanti smanettamenti vari sono quelli che ci offrono le configurazioni diciamo migliori dal punto di vista di default. Altri browser potrebbero aver senso se notiamo appunto delle caratteristiche particolari, però appunto direi che questa è la conclusione che mi sento di dirvi. Quindi con questo è tutto, lasciatemi scritti nei commenti qual è il browser che utilizzate e perché, e come sempre lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!